ho deciso di non toccare temi come la violenza o altri aspetti negativi della società, proprio perché credo fermamente nel potere dell'arte e della comunicazione che ha e l'impatto che ha nelle persone. Mi sono concentrata sulla forza delle donne, sui loro talenti e su quelle donne che hanno fatto della loro realizzazione un mantra, che hanno deciso di vivere al 100%, di non farsi sottomettere e di tirare fuori la propria personalità, quindi non più vittime ma punti di forza. All'inizio, proprio quando ho iniziato a dipingere, ero ossessionata dalla bellezza, volevo essere perfetta, quindi mi truccavo in un certo modo, mi vestivo in un certo modo, seguivo un certo tipo di musica. Il fatto di dipingere poi le donne, queste donne truccatissime, bellissime, quasi surreali per quanto erano perfette, è stata una cosa naturale. La pittura è uno strumento proprio per stare con me stessa, quindi è molto introspettiva. Quindi per me è anche una sofferenza, tra l'altro. La vita delle donne è un progetto pittorico al quale ho iniziato a lavorare circa un anno fa. Mi sono concentrata soprattutto sulla forza delle donne, sui loro talenti, sulle loro passioni, quindi ho cercato di realizzare delle opere che rappresentassero la forza delle donne. Prima di tutto, essendo io stessa una donna, ho cercato di rappresentare attraverso queste mie figure proprio un aspetto della mia personalità e anche un pochino i miei tratti. Perché in ogni donna che io dipingo c'è sempre un qualcosa che rimanda al mio volto, quindi in qualche modo mi somigliano un po' tutte. Roma è sempre stato il mio sogno, nel senso mi sono trasferita tra l'altro nella periferia di Roma circa 4 anni fa ed è la mia città del cuore, quindi per me è sempre stato un sogno portare un mio progetto pittorico, una mia mostra a Roma. Il mio sogno appunto era quello di poter esporre all'interno di un museo. Prima di tutto la foto deve essere perfetta, voglio qualcosa che parte da me, dal principio. Ora? Facciamone qualcun'altra. Brava, ferma. In genere scatto come minimo 500-600, se non anche più di 1000 fotografie. Dopo aver scelto l'immagine appunto inizio ad impostare il disegno. Già dal disegno si vede come verrà poi l'opera finita. Mi serve solo come base poi per realizzare il dipinto che andrà poi a coprire totalmente il disegno, talvolta anche a stravolgerlo, perché comunque sia durante la pittura vado a eliminare anche alcune cose oppure vado ad aggiungere, non rimane nulla del disegno.
quando inizio un'opera parto proprio dal volto, dai capelli. Cioè, i capelli sono quei particolari che amo, sui quali amo lavorare tanto. Veramente vediamo oggi. E infatti, tutta la struttura del museo, potrebbe essere chiunque. Con le altre donne mi piace ascoltare prima di tutto. Hanno 1000 sfaccettature, quindi è per questo che è anche molto interessante dipingerle, perché sono molto complesse. Mi danno proprio la possibilità, le donne, di poter dipingere, di avere una gamma illimitata di cose da dipingere, di soggetti, di espressioni. Veramente tante capacità, ma anche un modo di pensare molto diverso l'una dall'altra. Lei è Amara, è una cantante bravissima, ha una voce pazzesca. Ma se ti senti male, rivolgiti al Signore. E mi ha invitata ad un concerto in Costiera proprio per fare le foto sul palco mentre lei cantava, quindi mi ha dato la possibilità di fotografarla mentre cantava dal vivo. Di solito quando lavoro su quest'opera ascolto la sua voce e mi emoziona questa cosa qui. In questa nuova produzione ho dipinto in realtà quello che più mi piace, quindi le mie passioni. Tutte cose che io amo, ho sempre amato e che tra l'altro avrei voluto anche fare, intraprendere, anche la danza per esempio, o il violino, questo strumento musicale che ho sempre amato. Di notte sono capace anche di dipingere 6-7 ore, è capitato. Penso molto, spesso mi estraneo pensando e parlo anche con me stessa. Tanto, mi faccio certe chiacchierate da sola. Ok.